In questo tutorial andremo ad apprendere come inserire misuratori cavo in RTU Evo 1T. RTU Evo 1T è in grado di supportare fino a 500 misuratori cavo su due linee di acquisizione Embas separate, denominate dalle sigle M1 e M2 e ABC. M1 e M2 consente la lettura di 20 misuratori fisici Embas direttamente connessi al concentratore. È possibile espandere fino a 250 contatori fisici tramite l'utilizzo di Level Converter. SIN.EQLC1 supporta 60 dispositivi Embas fisici. SIN.EQL250 supporta 250 dispositivi fisici Embas. Per acquisire misuratori sul canale ABC è invece necessario l'utilizzo di almeno un level converter SIN.EQLC1 che supporta 60 dispositivi Embas fisici come dicevamo, oppure di nuovo SIN.EQLC250 che supporta 250 dispositivi Embas fisici. In questo schema abbiamo fatto sempre riferimento a SIN.EQL250. Collegare i misuratori ai morsetti M1 e M2 di RTU Evo 1T. In caso si preveda l'utilizzo di Level Converter, collegare i misuratori Embas alla porta Embas Master dei Level Converter. I Level Converter possono essere collegati a RTU Evo 1T nelle due seguenti modalità. M1 e M2. Collegare le porte Embas Slave dei Level Converter in parallelo con i morsetti M1 e M2 di RTU Evo 1T. Numero massimo dei level converter installabili in questa configurazione 6. ABC. Collegare i morsetti ABC di RTU Evo 1T agli omonimi di uno tra i level converter SIN.EQLC1 o SIN.EQLC250. Successivamente sarà possibile estendere ulteriormente seguendo le indicazioni di M1 e M2. Accedere ad RTU Evo 1T come amministratori. Spostarsi su Impostazioni, Dispositivi cablati, Ricerca del dispositivo, linea Embas M1 e M2, linea Embas ABC, in funzione della linea su cui si intende procedere alla scansione. In questo esempio abbiamo collegato i dispositivi alla linea Embas M1 e M2. Procediamo con la scansione. Attraverso il tasto Avvia ricerca. RTU Evo 1T esegue una scansione per secondario, anche detta per matricola, a baud rate 2400 bps. Verranno quindi mostrati i dispositivi trovati dando evidenza a quelli nuovi, nel caso in cui, in una precedente scansione, alcuni misuratori siano già stati trovati. Terminata la scansione, dopo averli selezionati, cliccare su Aggiungi per aggiungerli al concentratore. È inoltre possibile eseguire delle scansioni personalizzate togliendo la spunta Usa impostazioni di default. Sarà possibile in questo caso definire 1. Se si intende eseguire una scansione per indirizzo primario ed eventualmente primo ed ultimo indirizzo, ricerca di un singolo indirizzo primario, scrivendo in questo caso quale. 2. Se si intende eseguire una scansione per indirizzo secondario ed eventualmente usare la maschera per selezionare la matricola o l'intervallo di matricola da ricercare. Per esempio, se avessi 100 contatori con matricola 25, 67, 800 e
25 67 8099 impostare 25 67 80 XX per ottimizzare le tempistiche di scansione. 3. Definire il baud rate di ricerca tra quelli presenti. Si consiglia di far riferimento alla documentazione tecnica dei misuratori per le baud rate da essi supportate. Le modalità di scansione sono le medesime se si opera sulla linea M1-M2 piuttosto che ABC. Una volta aggiunti tutti i misuratori di interesse, questi saranno disponibili in stato impianto, dispositivi cablati o impostazioni dispositivi cablati. Andiamo a questo punto su Setup contatori. Ogni riga corrisponde ad un misuratore. Terminata la fase di acquisizione da stato impianto, dispositivi cablati, sarà possibile visualizzare una serie di informazioni per ogni misuratore, tra cui valore principale, con dettaglio sul tempo di acquisizione, stato del misuratore con eventuali segnalazioni di allarme. Cliccando sul singolo contatore, sarà possibile accedere alle informazioni del misuratore e all'andamento delle ultime 6 letture dei dati indicati come data point da includere. Si rimanda ai tutorial inerenti alla creazione dei report. Il pulsante Leggi ora consente di eseguire una lettura MBAS asincrona rispetto agli intervalli di lettura periodici fissati per ciascun misuratore. È possibile aggiungere misuratori cavo in RTUevo anche usando il display ed i tasti posti sul frontale del dispositivo. Si rimanda al manuale utente per le istruzioni di dettaglio di questa casistica.